Nel magico mondo del XXI secolo, pronunciare il nome di una console significa buttarsi in e addosso a una guerra. Ma basta, che due coglioni, fatevi una tisana, del Valium, un salto nella vasca delle palline colorate, qualcosa! Da che ho memoria, ogni nuovo hardware della grande N ha sempre fatto parlare di sé, e Switch non è stato da meno. L'idea di base è far ascendere il concetto di portabilità di una console, facendoti smontare il pad, che è anche un tablet, che poi ha degli analogici, ma che può diventare anche un mini joypad, che è in grado di essere un normale joypad, e a sua volta è in grado di diventare un razzo missile in un circuito di 1000 valvole. L'idea di base è una bomba, non sarà il massimo dell'originalità, essendo un brevetto dell'Nvidia di non ricordo neanche quando, ma, il più grosso ma, è proprio collegato a questo bisogno insaziabile di gioca fuori con gli amici. Che nella realtà dei fatti quanti saranno i giocatori che effettivamente si porteranno in giro la console e ci giocheranno, non saprei. Al parco, sui mezzi pubblici, in sala d'attesa dal medico, andando a una festa, in un sottomarino sovietico, semplicemente al cesso? La penultima sono sicuro, ma con le altre ho dei seri dubbi. I titoli di partenza sono puliti, Zelda letteralmente in data di lancio e Super Mario Tattico a Natale. Complici vari IP interessanti, riprese come Splatoon 2 e Xenoblade Chronicles 2, con aggiunta di altre belle cosine come una riedizione di Street Fighter 2, un Bomberman e la fusione di Tetris con Puyo Puyo. Sono profondamente sicuro del fatto che Nintendo abbia imparato dall'enorme flop che fu Wii U, anch'essa partita coi migliori dei propositi ma affondata da se stessa grazie al rinuncio di third party e dunque la mancanza di un parco di IP in grado di far concorrenza in maniera solida. Con questo non sto dicendo che la defunta console non avesse dei videogiochi, anzi aveva una libreria di tutto rispetto, poiché poteva disporre di classici come Smash, Mario Kart, un Donkey Kong, ma anche delle belle chicchette come Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles X e uno store di giochi con disponibili titoli da SNES e se non ricordo male anche giochi del Nintendo 64. Eppure gli mancava qualcosa, quella spinta che tanti sentivano la necessità ma che non è mai arrivata. Switch sembra essere appunto quel salto di qualità di cui si sentiva il bisogno in casa Nintendo e, come grande estimatore della casa di Kyoto, continuo ad andare a letto la sera sperando in un nuovo bel capitolo di F0 e a un'ipotetica riproposizione di Earthbound. Dico così, giusto per toccarla piano. D'altro canto non si può fare altro che sperare, dipenderà tutto dalle vendite e da quanto i consumatori si faranno sentire. Ergo è indispensabile non trovarsi a metà strada, non si può donar denaro così sulla fiducia, si è già visto con le campagne Kickstarter, per dire. Nintendo faccia dei bei passi avanti, accorgimenti e riproposizioni, mentre noi consumatori cacceremo i soldi sicuramente. In caso mi aspetterò Iwata, pace all'anima sua, a bussarmi alla porta di casa per contraddirmi riguardo a ciò che ho appena terminato di dire. Speriamo in bene, questo Nintendo Switch. Devi pagare per il multiplayer. Tu eri il prescelto! Era scritto che abolissi l'online a pagamento, non che ti unissi a loro! Frega sega, non gioco online dal 2008.